Oggi siamo in un magazzino segreto qui di un nostro amico del mercatino che ci ha invitato gentilmente. La prossima settimana vedrete il video del magazzino stesso. Adesso piccolo spoiler, ma in questo momento andiamo ad aprire un ETB di evoluzioni prismatiche. Ringraziamo Mattia che ci ha gentilmente offerto questo spacchettamento di un ETB, le prime bustine che apriamo qui sul canale di evoluzioni prismatiche, un set che veramente ha fatto devasto, ragazzi. Vi faccio vedere in cam le classiche cose che si trovano dentro il TB, molto veloci, bellini dadi, molto colorati, ci piacciono. Abbiamo il classico pacchettino di sleeve a sto giro Pokémon Company, chapeau, veramente bellissime. Poi ovviamente i pacchettini, e questi ce li teniamo da parte. Poi abbiamo i classici, no, questo lo lasciamo qua, pacchettini, li contiamo perché non ci fidiamo della Pokémon Company. Allora, sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tutto giusto, tutto come dovrebbe essere. Li mettiamo un attimo da parte. Il classico mazzetto di energie che non interessa a nessuno. E infine, ragazzi, qua veramente hanno fatto un capolavoro, perché separa deck molto belli con tutte le evoluzioni di Eevee, ma la carta promozionale atomica. Cosa puntiamo? Beh, ovviamente puntiamo innanzitutto una bella Master Ball, che comunque sono carte interessanti, hanno una reverse spettacolare, bellissime anche le reverse Pokéball. Poi, neanche a dirlo ragazzi, l'Umbreon, qualsiasi cosa sia delle evoluzioni di Eevee o Eevee stesso, perché ci sono anche le alternative di Eevee, la cosa superba, la cosa migliore in assoluto. Eccolo, l'asso tattico. Si dice che l'asso tattico porta sempre qualche alternative. Qui abbiamo una Holucia normale e un Espeon. Ecco, la Evolution non è quella che puntavamo, ma comunque molto bella l'artwork, ragazzi. Poco da dire, è stupendo, ma gli artwork in generale hanno selezionato quelli veramente belli. Intanto, asso tattico ve lo faccio vedere qui e andiamo con la prossima bustina. E dato che nella prima bustina abbiamo pullato e voi ci portate fortuna, iscriviti al canale, lascia un bel like e commenta Evolution. Adesso ragazzi andiamo con la seconda bustina. Gli assi tattici saranno trash quanto volete, l'avremmo detto 3000 volte, ma sono troppo belli, a me fanno impazzire di colori. Sono super sgargianti, energia buio, e puntiamo anche al God Pack, che l'hanno fatta veramente alla grandissima a sto giro. Però c'è da dire che probabilmente quello ha diminuito il pull rate all'interno di evoluzioni traumatiche, e infatti questo è un pacchetto liscio. Terza bustina, perché evoluzioni traumatiche? Beh, dall'Inghilterra, dall'America ci è arrivata questa notizia e noi italiani abbiamo confermato, perché il pull rate praticamente è veramente devastato in una maniera incredibile. Non bene, perché già non è facile trovare queste carte, queste bustine, questa espansione. In più, se faccio anche fatica a finirla, in più è immensa, ragazzi. Oh, Pokéball, bellissima! Che olografia pazzesca, prima che sbusto, meravigliosa, la mettiamo da parte nel pool. Duskpans e una EX regular, va bene, comunque un pullettino l'abbiamo fatto. Cerchiamo di non rovinare la quarta bustina, che il videomaker colleziona bustine aperte, quindi con delicatezza. Nel frattempo continuo quello che stavo dicendo. Dicevo, già è un set difficile, in più pulla poco, ragazzi. Dobbiamo un po' migliorare, sotto questo aspetto. Guarda con che delicatezza, videomaker, guarda qui, guarda. Adesso la distruggo mentre faccio uscire le carte. Allora, riproviamoci. È difficilissimo, io di solito vado di cattiveria e arroganza. Oh, guarda qui. Tac. Bustina perfetta, carissimo. Allora, vi faccio vedere come al solito codicino che ce lo regala Mattia, vi ricordo, quindi tutti a ringraziare Mattia nei commenti, lasciare like per lui, e soprattutto se passate al mercatino, ragazzi, lui ha un sacco di roba in vendita e la prossima settimana vedrete il suo magazzino segreto. Questo è un format che portiamo solo noi e molte di quelle cose sono in vendita, solo le cose private, quelle lì se le tiene, ovviamente fa benissimo. Una Evolution è uscita, ma non come piace a noi. Però comunque, ragazzi, fermiamoci anche non solo sull'aspetto monetario, ma quanto sono belli gli artwork di queste carte. Pazzesche, e il pattern della Pokéball è atomica.
E adesso gentilmente dalla regia mi hanno chiesto di non rovinare le bustine perché vogliono anche tutti gli artwork con le Artico. Però ragazzi hanno fatto un set veramente allucinante. Peccato che non ce lo possiamo godere, non lo possiamo sbustare come tutti gli altri set senza nessun problema, perché trovare la roba è infattibile e chi ce l'ha se la fa pagare a prezzi veramente fuori di testa, non stanno né in cielo né in terra. Cioè, ma io vi ricordo, ma ci sono espansioni tipo Origine Perduta, Tempesta Argentata, Zenith Regale, Colpo Fusione, che sono state per mesi invendute, niente, per mesi invendute, nessuno se le calcolava, erano set stupendi e rimanevano lì. Questi che sono set bellissimi, ma la gente si sta scannando. Ma perché? Intanto andiamo con la prossima bustina di Umbreon e Espeon, che chiamasse magari uno di quelli, magari Master Ball, magari Alternative, chi lo sa? Dietro stanno pregando per questo. E nel frattempo vi ricordo che il prossimo giovedì uscirà il video del magazzino di Mattia, ma se non hai visto quello precedente a questo, cioè un affare rischioso pazzesco, ragazzi vi rimando a quel video, è veramente incredibile. Come al solito ce la rischiamo perché per il content noi lo facciamo. Andiamo con la quinta bustina. Oh, la prima energia reverse che troviamo, molto bella anche queste, mi piacciono tantissimo e speriamo qui nel pool che ci fa saltare dalla sedia, nel pool che dietro fanno saltare anche le telecamere. Vediamo se riusciamo a trovare. Bello l'Espeon Pokéball, bello, molto molto bello. Il Bronzor e un Terrapagos EX Regular. Ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Ma più carte così, ma atomiche. Terza bustina. Sì, terza bustina, ci mancano 3 bustine. Va là, sì, Phoenix sveglia nei commenti. È mattina, non ho fatto colazione e andiamo con il codicino. Siamo quindi a quota 2 Pokéball, 2 EX Regular. Vediamo se riusciamo a fare il botto. Ancora c'è la possibilità del God Pack, perché comunque abbiamo ancora 2 bustine belle chiuse. Ma magari qualcosina di interessante anche qui, vediamo. Niente, questa liscia totale. Allora, destra-sinistra, la sinistra porta fortuna, andiamo sulla destra, cerchiamo di... Questa la possiamo rovinare, carissimo videomaker, tanto ce l'ha già in collezione. E speriamo che la Pokémon Company, ragazzi, speriamo che inizierà a stampare di più, perché vogliamo aprire, noi collezionisti vogliamo aprire. Per ludopatia sì, per fare soldi non ci interessa, perché se vedete le nostre collezioni sono piene e non vendiamo perché noi non vogliamo vendere. Ma vediamo se qui c'è qualcosa da aggiungere nella propria collezione. Niente, liscio, però Groudon atomico. Ultima bustina, gli inglesi, gli americani dicono The Last Pack Magic, vediamo se è veramente magico. Andiamo a vedere il suo contenuto sperando nel God Pack. È proprio adesso il momento di commentare God Pack, vi lascio 2 secondi. E vediamo questa bustina se regala sogni. Innanzitutto iniziamo molto bene con una fantastica energia reverse, il Vortor. No, probabilmente il Rotom, che Vortor, che cavolo di... Ma va, Phoenix sveglia sempre. Non è un God Pack, ma magari regala qualcosina. Ah, qualcosa si è intravisto, una Pokéball della Bacca, allenatore, il Flareon e infine un Luna Ruggente. E con questa fantastica carta atomica, che alla fine è quella che vale anche di più, tra parentesi, noi vi salutiamo e ci vediamo la prossima settimana col video magazzino di Mattia. Ciao!